Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Guardate che immagine meravigliosa, ma quanto è bella! E benvenuti anche a questo nuovo appuntamento che è il nuovo invio che ho ricevuto dalla Hachette di questa mitica auto, la Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Come potete vedere da voi, ho già aperto il pacco perché sapete che ormai, almeno per chi mi segue, il canale di Michele non è un canale che si occupa soltanto del semplice montaggio, ma cerca di evitare a quelli che hanno meno esperienza nel montaggio dei modellini di fare danni. Per questo motivo, come vi ho detto, l'ho già aperto e ho cercato di pianificarmi un po' quelle che possono essere le informazioni utili da darvi, così da riuscire anche a fare dei video un po' più brevi. Voi pensate che Michele ce la farà? Non lo so. Comunque, andiamo a vedere. All'interno troviamo 3 uscite. Ecco qui. Un attimo solo. Faccio un po' d'ordine. E abbiamo la numero 13, eccola qui, e ci sono un po' di pezzi da montare e noi siamo contenti. Adesso vi darò soltanto un'anticipazione di quelle che sono le parti che poi successivamente verranno ben spiegate nelle fasi di montaggio, video che ovviamente seguiranno dopo questo. Quindi seguitemi ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi se avete piacere al mio canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E ricordatevi che ogni mio video, proprio perché, come ho detto prima, non si occupa del solo montaggio, ma cerca di dare indicazioni utili a voi che avete meno esperienza, così da non fare danni al vostro modello. Dicevo che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue, proprio per permettere a chiunque ne abbia desiderio di comprendere anche i contenuti verbali. Andate anche a dare un'occhiata alla mia playlist, dove potrete trovare, oltre ovviamente alla Ford Gran Torino, la Citroen 2 cavalli, la Lancia Stratos HF livrea all'Italia del grande Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. E notizia come si può dire, ultima notizia, attendo i primi numeri di Robocop. Ebbene sì, sono riuscito a sottoscrivere anche questo abbonamento. Mi raccomando ragazzi, quindi se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Torniamo a noi. In questa nuova sessione, che poi andremo a montare successivamente nei video che seguiranno, troviamo il montaggio del blocco motore sinistro. Quindi abbiamo delle parti, vi anticipo subito che questa è in metallo ed è la testata parte sinistra. Poi abbiamo i cavetti delle candele,
e un cavo lungo che andrà poi attaccato alla bobina. Vedete che abbiamo anche 5 candele, ne useremo 4 perché la macchina è un 8 cilindri, una ci viene data in più. Abbiamo il tappo dell'olio con lo stiato, eccolo qui, lo stiato dei vapori dello stesso olio, 2 serie di viti e il collettore di scarico sinistro. La pinzetta che ci viene fornita non verrà usata in questa sessione di montaggio. Quindi andiamo a levare il primo fascicolo che abbiamo visto, che è il 13. Ecco qui. E andiamo al 14. Questo numero 14 è quasi la ripetizione del fascicolo numero 13, con la differenza, adesso vi faccio vedere, con le differenze che qui monteremo la parte destra. Vi ricordate, nel numero 13 parlavamo della parte sinistra, e in più abbiamo questo, il 14B, che è la staffa destra del blocco motore, che è in metallo, questo è in metallo e questo è in metallo, tutto il resto è plastica. Ecco qui. E in ultimo l'uscita numero 15. Quanto è bella quest'auto, è bellissima, non avete idea, se non l'avete acquistata, di quanto sia bella dal vivo, è resistente. Io trovo che sia fatta veramente bene. L'unico difetto, almeno per adesso, che ho riscontrato è nel sistema di ammortizzatori, perché invece di ammortizzare e andare, dicevo, di andare ad allargarsi, quindi la macchina quando ammortizza va giù, le ruote tendono a fare questo lavoro qui, e infatti quando vengono sollevate da terra le ruote fanno questo lavoro qui. Questa lavora al contrario, purtroppo. Secondo me è un errore, ma non ci dobbiamo giocare, la dobbiamo mettere lì, ed è bellissima, come vi ho appena detto prima, così. Però ecco, in questo caso, quando voi andate a farla ammortizzare, la macchina tende a chiudersi verso l'interno. Fateci caso. Torniamo a noi. Fascicolo numero 15, e qui siamo andati con questi numeri, con questi 3 numeri siamo andati avanti parecchio con il motore. Qui a giudicare dal peso è quasi tutta certamente plastica, ma non importa, va bene così, è solo un'informazione che vi do. Qua invece andremo a montare il carburatore e la bobina di accensione. Ecco qui. Questo è quello che abbiamo nel fascicolo numero 15. Adesso vi darò la possibilità di poter vedere fino a che punto siamo arrivati con il montaggio. Ovviamente sarà compreso il numero 12 e non queste 3 ultime uscite, perché ovviamente andranno poi in seguito montate. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e seguitemi. Allora,
vi stavo dicendo che do la possibilità di poter vedere fino a che punto siamo arrivati con il montaggio. Quindi ci vediamo dopo. Guardate, ditemi voi se non è un'opera d'arte questa riproduzione in scala 1:8 edizione Centauria. È uno spettacolo. Questo è pesantissimo, tutto metallo, questo è in plastica e questo è in plastica, tutto il resto è in metallo. Metallo, le frecce funzioneranno, qui c'è il foro poi dove successivamente andremo a posizionare un LED. Va bene, più o meno, non voglio rovinare le vernici. Guardate che meraviglia, la scritta Gran Torino in rilievo. Questo metallo, 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 metallo. Questo è poi il giunto, quello che nella macchina reale dà poi la trazione alle ruote, è un pezzo in metallo. Io l'ho reso libero di girare perché poi sicuramente questo si potrà muovere manualmente. La stina dell'olio, guardate che bella, con il particolare blu, bellissima. Guardate questo musetto. La targa come è stata riprodotta. Qui verranno posizionati un totale di 6 LED, uno per ogni foro. Quindi immaginatevi una volta accesa, che meraviglia, che spettacolo questo. Tutto sarà illuminato. Il lampeggiante non è funzionante, è di scena, però ci vorrà veramente poco se uno avrà voglia di intervenire per renderlo funzionante. Io tendo a lasciare le cose originali così come le acquisto quando si tratta di queste collezioni. Sicuramente a molti, se non a tutti, questo tubo non resta in posizione. Nessun problema. Guardate. Prendete una pinza becchi, meglio se ha le righe, perché segnerà il tubo e renderà, non il tubo, segnerà il perno dove andrà inserito il tubo e successivamente il tubo verrà fermato sia dal fatto che avete ovalizzato il perno, quindi da due lati sarà più largo, e sia perché le righe impediranno di far scivolare il tubo, causando così un'estrazione. Vedete? Prendete delicatamente, andate a deformarlo senza esagerare e provate. Vedrete che poi mettete il dito sotto, così da non gravare sulla staffa, e inserite il tubo.
e farà fatica ad entrare e quindi non uscirà più. Guardate. Una curiosità di quello di cui vi parlavo prima. Vedete? Quando andiamo ad ammortizzare, guardate le ruote. Fanno questo lavoro qui. Io credo che avrebbero dovuto fare il lavoro contrario, cioè uscire verso l'esterno, anche perché poi quando andate a fare la prova ammortizza, ma sinceramente non potrà mai sfruttare tutta la molla, ma è solo un particolare, poi magari Michele si sbaglia anche. Va bene, a questo punto io direi che abbiamo finito anche questo video dell'unboxing. Sto cercando di riprendere un po' tutto, un attimo solo. Ecco qui. Che bella! Va bene ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo. Iscrivetevi anche ai gruppi che ho su Facebook. C'è la Citroen 2 cavalli Charleston, ho anche la Lancia Stratos livrea all'Italia del grande Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Questa ovviamente Ironman e, come vi ho già anticipato prima, presto vedrete anche Robocop. Quindi mi raccomando, seguitemi e sulla playlist potrete trovare, oltre a questo che vi ho appena elencato, anche altre cose. Andate a vedere ragazzi se avete piacere. Va bene? Grazie del vostro tempo, grazie di seguirmi, grazie a quelli che commenteranno. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele e arrivederci al prossimo video che sarà quello del montaggio del fascicolo numero 13